Questo è un esempio invece di come la guerra civile abbia trasformato la Siria negli ultimi 15 anni. È vero che nonostante la Siria stia cercando di fare dei passi in avanti per crescere e c'è un momento enorme di resilienza da parte del popolo siriano, questo è quello che il regime passato della famiglia dell'Assad ha fatto in Siria. Guardate intorno a me, tutto quello che vedete è distruzione. Questi sono stati bombardamenti aerei che sono stati messi in atto da parte del governo contro la popolazione stessa siriana. Per quale motivo? Per punirla delle proteste effettuate nei confronti del governo, del regime. Camminando per il quartiere si vedono solamente edifici distrutti. Come vedete, molti edifici sono ancora pericolanti, non sono stati completamente distrutti o non sono completamente, diciamo, caduti, quindi in realtà è pericoloso entrare. All'interno ci stanno queste, diciamo, lastre di cemento armato che dividono dalla strada il quartiere, che dividono dalla strada il quartiere, perché è pericoloso entrare, visto che c'è questo, diciamo, questo aspetto da considerare, oltre al fatto che potrebbero esserci delle bombe inesplose o mine ancora presenti, quindi in realtà il rischio è anche che ancora qualcosa possa esplodere, difatti. Non so fino a che punto riuscite a vedere gli edifici distrutti, ma in realtà anche in lontananza si vedono che anche per gran parte del quartiere bisogna fare attenzione, se no... Ciao. Anche di qua. Incredibile. Ci siamo avvicinati in una moschea perché la strada sembra essere un po' più sicura. Già il fatto solo di poter vedere dove si cammina è qualcosa. Non bisogna pensare che comunque l'unico attore della guerra civile in Siria sia il governo siriano, perché in realtà sono molti i partecipi di questa guerra, sono molte le persone responsabili e gli stati responsabili di aver fatto tutto ciò alla Siria e al popolo siriano. Quindi è importante anche dire che sono molte le persone e gli stati che hanno contribuito negativamente. Qui, come ci suggerisce questa parte della moschea, questa è la direzione verso cui si trova la Mecca e verso cui quindi i credenti pregavano regolarmente. Questa è la visione che avete della moschea dall'interno. È quasi tutto completamente distrutto. Vedete laggiù in fondo, ad esempio, già si iniziano a vedere i palazzi nuovi costruiti poco fuori del quartiere che è stato bombardato. Questo invece è un esempio delle condizioni ottime dove giocano le partite in casa a scuola di Damasco. Questo anche in realtà, scusate il fiato, ma è stato un po' un'avventura cercare di entrare. Questo stadio in realtà è un altro dei luoghi in cui ci sono state delle
delle manifestazioni, e in cui è stata celebrata la vittoria e la sconfitta del regime. Ci sono dei cani randaggi e noi eviteremo di andarci perché i cani randaggi in molti paesi arabi fanno gruppo e il rischio è che attaccano perché si sentono chiaramente minacciati. Questa probabilmente ormai è la loro zona e quindi non vogliono stranieri che si avvicinano. Guardate le condizioni dello stadio. Oh, go away, go away. What the fuck? Because they attack people. Really? Yes. Better to be careful. Be careful, slowly. Ecco, questo è stato il modo in cui siamo entrati praticamente, giusto per rendervi partecipi, però non voglio mettere in pericolo neanche lei in questa avventura. È stato divertente. Mi sono fatto dare un passaggio da un bus che passava qui in zona e almeno ci porta più verso il centro. قبل الاسد ولا بعد الاسد؟ Assad bed. No. انا عم بتصور So it? Yes. Video. فيديو. Shukran. Marsalam. Marsalam. How much? No, nothing. Okay. He's offering to us. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Ciao Marsalam. E hanno offerto anche il viaggio, non volevano che pagassi. كاميرا خفية Bashar's wife Bashar's wife and that's some photos they're making joke of they're making fun of them. So I'll make an explain to my follower. Okay. Here Questo è l'esempio invece di come trattano l'ex presidente e l'ex dittatore adesso in Siria. Addirittura ci fanno i calzini per metterli proprio sui piedi. Eccolo qua. Questa è una rappresentazione. Lei invece è la moglie dell'ex presidente, l'ex dittatore. And this one, who is this one? The brother? that's Bashar al-Assad, that's Bashar's brother. Ah, okay. Maher al-Assad. He used to kill people and that's Bashar's wife. They're naming her the Queen of Hell because she used to kill people with bombs. Quindi abbiamo fondamentalmente la famiglia di al-Assad tutta messa sui calzini proprio per dimostrare l'amore che provano nei suoi confronti i siriani ad oggi. Un altro aspetto veramente interessante della Siria è la sua varietà di etnie e religioni. E per quanto in effetti molti non lo sappiano, ma in Siria c'è un'ottima presenza, una grande presenza di cristiani, soprattutto ortodossi. Ci sono anche delle chiese, tipo questa. C'è un gattino, ci sono anche dei regali per Natale. Sotto a un albero che non è un abete. Vedete? Qui abbiamo qualcuno, sembra una donna che uccide un drago, sconfigge un drago. Suil Farah. Il signore, che forse è il parroco, ci fa entrare dentro la chiesa per vedere là dentro. Very nice. It's really beautiful. Questa è la chiesa. Non so quanto riuscite a vedere perché le luci sono spente, però mi auguro che classiche raffigurazioni, iconografie cristiane. Qui abbiamo un angelo che sconfigge il diavolo. Manco.
Cristo crocifisso. Diciamo che ci sono le classiche rappresentazioni cristiane e c'è anche una donna che sta pregando in questo momento. Anche qui l'alberello di Natale con i regali sotto il presepe. E così abbiamo scoperto che il Natale si festeggia anche in Siria. Salam alaikum. House of Bashar al-Assad. اسمع وقف شوي. بيت Bashar al-Assad house palace. بيت بشار Assad بيت Assad بيت Where's in the Mazze Jabal location. مو بالمالكي بيته كان عند عدنان المالكي. بين المالكي وانت طالع على الشورى. Okay? شكرا. Donkey Kong, that's cool. Guardate come le persone cercano in tutti i modi pur di guadagnare qualche soldo, fanno qualsiasi tipo di lavoro, quindi per l'estate si possono vedere anziani che vendono fiori in mezzo alla strada, oppure donne e bambini che provano a vendere snack, bottigliette d'acqua. Guardate il modo carino di tenere il resto in macchina. ok. Speriamo che non serva a nient'altro, ma solamente a tenere il resto. عتلي وحدان. يا اخويا يلا